E quando pensavo che l'Oman mi avesse già lasciato senza parole, ecco che inizia qualcosa di diverso. Il deserto, spazi immensi, silenzio. Ma non c'è solo sabbia, qui si nasconde vita. E chilometro dopo chilometro, l'Oman cambia volto. Ed è qui che inizia la parte più autentica del viaggio. Buongiorno e benvenuti nel mio canale YouTube. Questo è il secondo video riguardante l'Oman, quindi se vi siete persi il primo andatevelo a vedere così riuscite a capire bene quello che sto andando a fare. E oggi inizia la vera avventura perché abbiamo noleggiato l'auto, tra poco vi faremo vedere anche che auto abbiamo noleggiato e vi daremo il prezzo del noleggio. Quando vi dico che mi piace fare l'on the road è proprio per questo motivo qui, perché possiamo fermarci dove vogliamo. Nella mappa abbiamo trovato questo forte che mi ispirava e ci siamo fermati ed è anche carino. È un paesino ancora di pochi abitanti, si vede. Qua sotto vi metterò anche il nome di dove sono precisamente perché è un po' difficile da pronunciare. Comunque si trova lungo la strada che porterà da Mascate a Ibra. Se vi volete fermare in un'altra città sarà Ibra, e poi ci porterà nel deserto, ma quello ve lo racconto strada facendo. Intanto godetevi questo forte e noi intanto proseguiamo con l'Oman. Nel frattempo vi dico che siamo arrivati a BDA e qua ci fermeremo con l'auto perché tra poco entreremo nel deserto. Adesso capiremo come ci verranno a prendere, se con la Jeep per un pezzo e poi con il cammello, perché su Booking quando abbiamo fatto la prenotazione ci avevano detto che il transfer nostro sarebbe stato il cammello. Comunque, quindi la macchina la lasceremo qui al punto che ci hanno detto e dopo ci sentiremo per gli aggiornamenti. Questa è l'auto che andremo ad usare in questi giorni. Precisamente useremo quest'auto per 5 giorni per il costo di 290 euro, quindi 145 euro a testa. Guardate che bellezza! Siamo arrivati al nostro campo base nomade perché passeremo qui la notte. Questa dovrebbe essere la tenda dove andremo a mangiare tutti insieme e poi adesso vi farò vedere dove andremo a dormire. Comunque alla fine ci hanno portato direttamente in jeep e non ho capito se faremo comunque l'esperienza in cammello oppure no, però quello ve lo dirò in seguito. E qui vedete Martina, sei contenta? Siamo nel deserto e passeremo qui la notte. E comunque il benvenuto ve lo do dalle Waiba Sands, uno dei principali deserti qui dell'Oman. Sembra cioccolata, ma non è. È calata la sera qui nel deserto. Che spettacolo. Un'altra giornata sta per iniziare. Nottata bellissima passata qui nel deserto. Abbastanza fresco. Per fortuna avevamo tutto il necessario. Anche ci hanno fornito delle buone coperte. Io avevo anche sacco a pelo nel caso, però una nottata veramente fantastica. Ieri avete visto che abbiamo acceso anche il falò e abbiamo fatto una buona colazione stamattina e adesso andremo a fare una cosa molto molto carina. Ciao Marti. Chiara e Roberto. Non vuoi.
Guardate che bellezza. Come potete vedere sono uscito dal deserto, stamattina abbiamo fatto la passeggiata col cammello perché con la prenotazione della tenda che avete visto dove eravamo ieri sera c'era anche inclusa quindi questa passeggiata col cammello, poi abbiamo fatto anche un po' di attività con l'auto sulle dune, molto divertente. Per il discorso del cammello abbiamo chiesto però se non erano sfruttati, lui ci ha confermato che sono suoi, quindi li abbiamo visti anche che stavano bene in salute, quindi ci siamo fidati, ecco. Perché sapete che sono un po' contro lo sfruttamento degli animali, però in questo caso abbiamo fatto questa passeggiata perché ci ha raccomandato che fossero trattati bene. Adesso qui siamo al Wadi Haver, speriamo che si dica così, vicino al più turistico Wadi Bani Khalid. Come vedete un bel canyon. Se prenotate anche la guida, che potete venire addirittura qua in loco e chiedere, vi daranno una guida locale e vi porterà proprio a fare molta avventura, trekking tra i canyon. Comunque spettacolare anche così. E adesso ci godiamo quindi un po' di fresco perché qua c'è un po' di aria e poi andremo avanti col nostro tour qui in Oman. E dopo il primo Wadi vi porto nel Wadi più turistico che state vedendo adesso, che è il Wadi Bani Khalid, veramente bellissimo perché adesso avete anche questa parte tra le rocce che ci porterà alla cascata. Il buongiorno oggi ve lo do così, con il suono delle onde del mare. Sentite che pace. Siamo arrivati ieri sera a Sur, che è una città molto più tradizionale e autentica. Per darvi un'idea siamo a 2 ore e un quarto dalla capitale Mascate e per farvi capire il giro che stiamo facendo abbiamo cominciato con il primo video, quindi dalla capitale Mascate, dove poi avete visto che abbiamo fatto l'escursione in barca. Poi siamo arrivati verso un po' il centro, che è Nizwa, e la più grande montagna dell'Oman, che è Jebel Shams, dove c'era anche il secondo canyon più grande al mondo. Poi ho cominciato questo video andando nel deserto e facendovi vedere 2 dei canyon molto famosi qui dell'Oman. Oggi appunto arriviamo a Sur, qui concluderò il video per dopo passare all'ultimo video dove vi farò vedere la costa dell'Oman e alcune altre chicche, quindi non perdetevi tutti questi video. Prima di dirvi cosa vedere qui a Sur, voglio proprio ribadire la gentilezza delle persone, i sorrisi che non mi dimenticherò mai, soprattutto anche dei bambini e le persone più grandi che ti chiedono sempre informazioni, se tutto va bene, vogliono sapere se sta andando bene, se ci piace l'Oman. Oggi abbiamo conosciuto, non ho capito se è il proprietario, uno che lavora per la compagnia dove abbiamo acquistato l'auto, e ci ha chiesto subito se tutto andava bene. E poi cibo molto molto buono, speziato,
e costa veramente poco, quindi è una città molto economica, uno stato molto economico. Le strade, per chi ha voglia di noleggiarsi in auto, sono veramente buone, in buono stato, soprattutto l'autostrada che collega appunto la capitale per scendere, e dopo vi dirò anche se le strade, quelle meno principali, saranno buone. Comunque per ora mi sto trovando davvero davvero bene, uno stato incredibile, ma soprattutto, come vi dico, non mi dimenticherò mai dei sorrisi e della gentilezza di queste persone. Con la preghiera di sottofondo della moschea vi voglio dire cosa vedere qui a Sur: il bellissimo faro di Al-Hay e poi il mercato tradizionale qui a Sur, anche se oggi era poco movimentato perché non sappiamo se per loro oggi è giorno di chiusura, però comunque c'erano dei negozi aperti. E poi qui la spiaggia, che è veramente bella, di Sur Beach, e appunto che dopo vi può portare direttamente qui al faro. Bellissima città, come dicevo prima, molto tradizionale, molto bella anche per chi vuole rilassarsi un attimo qui in spiaggia. E adesso il nostro tour continua, quindi non perdetevi le prossime tappe. Questo è l'hotel dove passeremo la notte stasera. Dopo 5 ore di guida, e ringrazio Martina per aver guidato, Arigato. siamo arrivati a Mahut, e qui, dove vi ho fatto vedere, passeremo la notte e domani vedremo se riusciamo a fare un'attività su un altro deserto, ma forse ancora più bello. E anche stasera si mangia e un po' di kebab non può mancare. Eccomi, finalmente andiamo anche a riposare dopo tanti chilometri fatti oggi, però adesso ho anche la pancia piena, abbiamo mangiato veramente tanto e sempre bene come il solito. Qui il capitolo termina, come vi accennavo, e quindi vi do l'appuntamento col prossimo episodio, che sarà anche l'ultimo capitolo riguardante l'Oman, e vedremo se riusciremo ad entrare in questo particolare deserto. Vi aspetto nel prossimo episodio. Ciao da Stefano. E se il viaggio vero non fosse fatto solo di paesaggi, ma nei sorrisi che incontri lungo la strada? Nel prossimo episodio vi mostro il vero Oman e io vi aspetto con l'ultimo capitolo.